Buongiorno dal mio Airbnb di Lisbona. Oggi voglio analizzare un caso riguardante Marco Montemagno. È molto probabile che lo conosciate, ma per chi non lo conoscesse, Marco Montemagno, se guardo in basso è perché ho il computer. Marco Montemagno ha un canale YouTube con quasi 500.000 iscritti e una pagina Facebook con più di 1 milione di seguaci. Nei suoi social lui condivide quotidianamente contenuti riguardanti l'imprenditoria e il marketing online e il digital business, se così si può dire. Però oggi io voglio fare un'analisi sul suo nuovo libro. Tutto questo dopo la sigla. Oh, eccoci qui. Dato che l'80% di persone che guardano i miei video non sono ancora iscritte, vi invito ad iscrivervi al mio canale per non perdervi nessun altro mio video e perché mi supportereste veramente tanto. Però adesso entriamo nell'analisi. Dato che io sono iscritto alla newsletter del buon Monti, pochi giorni fa ho ricevuto questa email. Ciao Riccardo Zanetti, tralasciamo tutta questa parte perché non è importante, andiamo direttamente alle cose interessanti. Punto 2. Lavorability. Sta arrivando il mio nuovo libro il 20 gennaio. 2 novità di questa nuova esperienza. Pur avendo a disposizione qualsiasi editore italiano per pubblicare il mio libro, ho deciso di fare una scelta indipendente e tentare di pubblicarlo in autonomia utilizzando Amazon. Il motivo? Voglio provare sulla mia pelle cosa voglia dire fare self-publishing di un libro, visto che è un'esperienza che non ho mai fatto. Poi vabbè, nel punto 2 parla del contenuto del suo nuovo libro, però io voglio fare un'analisi del punto 1. Infatti Montemagno il suo primo libro l'ha pubblicato con Mondadori. Per chi non lo sapesse, i libri pubblicati con Mondadori o con un editore di solito ti portano lo scrittore a guadagnare circa il 10% di quello che vendono. Supponendo che questo libro abbia venduto 100.000 copie, poi in realtà questo libro dovrebbe aver venduto molto di più. Montemagno con questo libro ha guadagnato circa 2 euro per copia, per cui ha guadagnato circa 200.000 euro. Poi questi sono dati approssimativi e stime per difetto che ho fatto io. Mentre per il suo nuovo libro, come lui dice da questa email, lo pubblicherà su Amazon perché vuole provare questa esperienza. Ok, ci può stare che voglia provare questa esperienza, ma secondo me il motivo è tutt'altro. Perché? Ok, clicchiamo qui. Adesso il suo libro è su Amazon ed è in pre-sell. Un motivo che non viene citato sull'email è che con Amazon FBA i margini sono molto più alti rispetto che pubblicando con un editore. Infatti se si va qui sotto, eccolo qui, dettagli del prodotto, penso che questa qui di Tech Alchemist sia una ditta di Montemagno, per cui l'editore è lui stesso e poi la vendita e non so se la distribuzione avviene attraverso Amazon. Attraverso Amazon i margini di solito sono circa il 50%. Il prezzo di prevendita adesso è di 17 euro, però quando sarà in vendita, come vedete qui, andrà a 20 euro. Quindi quando sarà a 20 euro lui guadagnerà circa 10 euro per copia venduta, il che vuol dire che se lui dovesse vendere 100.000 copie riuscirebbe a guadagnare 1 milione di euro. Quindi oltre al motivo di provare che ci sta, un altro motivo, e forse il motivo principale, è che lui in questo modo può fare molto più profitto. Per ipotesi facciamo che lui venderà 50.000 copie, quindi molto poche rispetto al suo bacino d'audience che supera di molto l'1 milione di persone. Per ipotesi, se lui lo vendesse al 5% della sua audience, lo venderebbe a molte più di 50.000 persone, il che vuol dire che guadagnerebbe 50.000 per 10, come abbiamo detto prima, 500.000 euro. Ovviamente questa cosa non è citata nella sua mail per questioni di copywriting e la mia opinione è che lui fa benissimo a fare questa cosa perché lui si è creato un brand personale che può vendere in autonomia e pubblicizzare, fare marketing sul suo libro in autonomia, senza più affidarsi a un editore che magari te lo fa vendere negli autogrill come Mondadori. E oltretutto, dato che il suo primo libro è stato pubblicato con Mondadori, ha anche da giocarsi l'asso della manica di aver già pubblicato un libro con un grande editore come Mondadori. Chi non vorrebbe avere l'approvazione di un grande editore come Mondadori? E questo video non è fatto per screditare Montemagno, è per fare un'analisi di quanto sia potente il personal branding. Perché se anche lui vendesse me, ci sarebbero lo stesso tantissime persone che comprerebbero da lui la merda.
perché la maggior parte delle persone a questo punto non comprano più l'oggetto ma comprano la persona, ed oltretutto in questo modo, oltre a poter vendere se stesso e non più l'oggetto, riesce in questo modo a fare marketing in abbondanza attraverso l'approvazione che gli ha dato l'editore come Mondadori, attraverso i suoi social. Insomma, lui riesce a vendere in questo modo, che è molto più profittevole, perché prima ha lavorato moltissimo sulla costruzione della sua persona e sulla costruzione del suo brand. Quindi non pensate che questa cosa sia facile o ingiusta, è più che giusta perché lui prima ci ha messo del lavoro. E oltretutto è stato molto bravo o lui o le persone che lavorano per lui a fare questo copywriting, perché sì, uno dei motivi è di sicuro perché vuole provare l'esperienza di vendere con Amazon Self-Publishing, però un altro motivo è che è molto più profittevole vendere tramite Amazon che affidarsi a un editore che stampa e distribuisce il tuo libro, come abbiamo detto prima. E la mia analisi è finita, ditemi cosa ne pensate, iscrivetevi al mio canale se non volete perdervi nessun altro video, lasciate un mi piace se il video è stato interessante e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!